Ciao a tutti, ben ritrovati per un nuovo video. Io sono Giacomo Rossi, sono un cantante e vocal coach. Oggi vado ad ascoltare i Måneskin che suonano Baby Sad. È una canzone che sinceramente non conosco, non credo di averla mai sentita. Questa è un'esibizione live. Conosco ovviamente i Måneskin, sono una band italiana e io da italiano non posso che essere orgoglioso di quello che stanno facendo in tutto il mondo. Mi piacciono anche molto, però non ho mai visto questa esibizione. Io cercherò di dare dei commenti tecnici di analisi soprattutto vocale. Se volete vedere il video originale senza interruzioni lo trovate qui sotto in descrizione. Ma prima di iniziare vi chiedo per favore di iscrivervi al canale, lasciare un like per supportarmi e se volete potete anche abbonarvi per ricevere contenuti esclusivi riservati agli abbonati. Ma andiamo ad ascoltare insieme. What's your thoughts about religion? Are you close to your mother? Tell me about your dream vacation and all of your ex-lovers. Tell me now, what's the look on your face? She puts her hand on my lips, begging please end this conversation. Baby said, when you're talking I go dead. Shut your mouth, give me your head. I know you really want to. Baby said, let me taste your silhouette. You can talk between my legs. I know you really want to. Tell Bravi. me what's your favorite color. Ok, sì, vi confermo, non l'ho mai ascoltata questa canzone, molto accattivante nel loro stile, perfettamente riuscita. Loro hanno creato appunto questo sound molto interessante che è assolutamente rock, assolutamente, e richiama moltissimo il rock anni 70, ok? Però ci sono tante influenze. Ok, non è solo un hard rock, non possiamo chiamarlo hard rock classico perché ci sono molte influenze funky, molte influenze soul, molte influenze blues. Diciamo che c'è tanto lavoro dietro di ricerca anche da parte di ciascuno di loro, d'accordo? Per quanto riguarda Damiano, il cantante, lui ha questa sua dote, questo suo punto di forza nel timbro. Ha un timbro particolarissimo, veramente lo riconosci subito, ha anche, diciamo, un aiuto particolare, quindi lui ha dichiarato in un'intervista che lui ha detto ha un buco in mezzo alle corde. Detta così sembra una cosa brutta, in realtà semplicemente da quello che ho capito ha diciamo le corde vocali che non si chiudono perfettamente, invece di chiudersi in questo modo rimane un'apertura, un foro in mezzo in cui passa l'aria. Lui ha imparato a compensare questa posizione, diciamo, fisiologica con una posizione che va a comprimere sulle corde vocali, quindi va a distorcere la voce. Questo mi sembra di capire che sia un po' la sua tecnica ed è una cosa che si impara a fare, e questa distorsione che va a produrre è veramente molto efficace, veramente molto bella e anche molto musicale, e riesce a farla comunque con facilità, con tranquillità, senza sforzarsi e rimanendo sempre molto preciso e molto intonato. Veramente molto bravo. Proviamo a riascoltare un attimo dall'inizio perché poi volevo commentare altre cose. What's your thoughts about religion? Are you close to your mother? Tell me about your dream vacation. Sentite che anche sulle note basse riesce comunque a graffiare in questo modo. Poi quando va in alto lo enfatizza ancora di più. And all of your ex-lovers. Tell me now, what's the look on your face? She puts her hand on my lips, begging please end this conversation. Però lui è molto rilassato, come vedete, cioè è molto carico nella sua attitudine, nel modo in cui sta sul palco, il modo in cui interpreta, però non è sforzato, non mi dà mai l'idea di uno che si affatica tanto quando canta, assolutamente, è veramente molto bravo. Ok, su queste note un po' più alte
continua a sporcare in questo modo e a creare questa distorsione veramente molto, molto rock di fatto, perché dà questo senso di aggressività. Vediamo che note sono. L'ho presa al primo colpo, ok? Sono andato un po' a orecchio, vi giuro. È un Sol diesis 4, ok? Quindi sta facendo Baby said na 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 na, ok? E questo suono è veramente molto carico e funziona assolutamente benissimo. I musicisti che lo contornano, diciamo, perché sembra un po' lui il protagonista, essendo il frontman, in realtà sono una squadra. D'accordo? E ognuno di loro sta dando il massimo sia col suo corpo che con il modo in cui suona per coinvolgere il pubblico e creare questo groove che ti travolge con questa potenza anche. È un muro di suono creato da tutti i musicisti, veramente molto bravi. Mi piace peraltro moltissimo il loro look, guardate un po'. Mi piace moltissimo, per esempio, questo abito a righe, mi ricorda un po' tipo Beetlejuice, ok? Il personaggio di Tim Burton, un po' inquietante, un po' così. E, non lo so, mi piace molto e mi piace molto anche il contesto in cui sono. Mi sembra quasi un piccolo club, qua dice Live at YouTube Music Nights. Non lo so, però sembra veramente un club per pochi, diciamo, eletti, ed ha anche un senso di intimità, di prossimità col pubblico, mentre quando magari si ritrovano su un palco gigantesco è anche difficile avere un'interazione diretta col loro pubblico. Qua invece è un contesto molto più contenuto e mi piace molto. Anche molto punk come modo di suonare, soprattutto il chitarrista, e come attitudine un po' di questo brano. C'è anche un po' quell'influenza punk in cui si sentono questi bending, quindi queste note tirate della chitarra, per esempio, che sembrano quasi delle volte un po' stonati, ma volutamente, per creare questo effetto un po', delle volte un po' dissonante, voluto. E poi per ritornare invece sulla carica rock, vecchio stile, diciamo, anni 70, subito dopo. A me piace molto questo effetto, mi piace. Ok, bello. Sentite che carica che ha nella voce, questo graffio è veramente travolgente che sta usando, sembra quasi un urlo. In realtà è un effetto, d'accordo? Si costruisce con la tecnica, lo ripeto ancora una volta, cioè, e sembra che stia urlando, ma non è così, ok? Cioè, ve lo posso fare anch'io se faccio questo Baby Said,
baby said, così è in voce pulita, no? Lo vado a sporcare, baby said, yeah, yeah. Ok, non è sforzato, sembra, ok, ma non è assolutamente sforzato. Per cui è assolutamente efficacissimo e bravissimo. Tra l'altro questa distorsione è anche difficile da gestire in studio. Questa è una cosa che non si dice spesso e non lo sanno i non addetti ai lavori, però quando vai a creare una distorsione di questo tipo, yeah! In questo modo qua, in realtà si generano talmente tanti armonici che il programma che deve capire la nota che stai facendo non la capisce e quindi ti prende delle note a caso, l'ottava sotto, l'ottava sopra, per cui è praticamente impossibile metterci l'autotune, d'accordo? Questo volevo dire. Quindi lui è molto molto bravo a essere preciso, intonato, perfetto da solo, senza l'aiuto di uno strumento esterno come potrebbe essere appunto l'autotune. Dal vivo, infatti, molti lo dicono, sembra che stia cantando come la versione studio e non è assolutamente in playback, come potete vedere. Quindi è veramente ineccepibile, bravissimo. Fantastico. Scusate, avevo proprio interrotto sulle ultime note. Vai, riguardiamoci il finale. Qua gli è anche un po' scappata questa nota, quindi gli è uscito questa specie di scream, ma quasi un fischio incontrollato, però ci sta lì nella carica, nella foga del brano, l'ha lasciato un po' andare e va bene così. Fa anche molto rock questo, Bellissimo, bellissimo. Bravi, veramente molto bravi, ma non avevo dubbi, loro sono incredibili. Se vi piace l'idea farò sicuramente altre reaction sui Måneskin. Bene, grazie per aver visto questo video, se vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi al canale e lasciatemi pure nei commenti proposte che potranno diventare il tema di future reaction. Ci vediamo al prossimo video, ciao!